Succede sempre nello stesso modo. Entri in partita tranquillo e i primi fight vanno bene. Sei lucido, calmo, le mani si muovono da sole e l'aggancio è naturale. Poi arriva quella morte, quella stupida, quella che ti fa dire no, vabbè, ma come ha fatto? Da lì qualcosa cambia. Il gameplay diventa aggressivo e confuso, inizi a pushare a caso, senza info, ti esponi senza ragionare, muori ancora e ancora. Le mani smettono di funzionare e la cosa peggiore è che spesso non ti accorgi nemmeno di quello che sta succedendo. Ciao a tutti, io sono Elia e oggi voglio parlare di come molto spesso ci autosabotiamo senza rendercene conto. Se giochi a Warzone abbastanza spesso, questa cosa probabilmente ti è già successa. E no, non significa automaticamente che tu sia diventato scarso. Voglio parlare del vero nemico di tantissimi player. E non è il matchmaking, non sono nemmeno le impostazioni. Il nemico più spietato è il tilt mentale. Voglio parlare del motivo per cui ti fa giocare peggio senza che tu te ne renda conto. Molti pensano che andare in tilt significhi semplicemente arrabbiarsi, lanciare il controller, urlare e maledire il gioco. Sì, ok, ogni tanto capita pure quello. Ma andare in tilt è soprattutto smettere di giocare in modo lucido, anche se magari non sei nemmeno arrabbiato davvero. È quel momento in cui il tuo cervello smette lentamente di prendere decisioni buone e inizi a giocare d'impulso. Prima controllavi gli angoli, ora entri nelle stanze slidando senza sapere se dentro c'è qualcuno. Prima calcolavi il giusto timing, ora pushi perché vuoi riprenderti subito quella kill. Insomma, prima avevi pazienza e ora vuoi rifarti. E fidatevi, questa cosa succede a tutti, anche ai player forti, anche ai pro. La differenza è che loro spesso riconoscono quello stato prima di noi. Andare in tilt non ti rende improvvisamente scarso, ti fa smettere di fare tutte quelle piccole cose che ti rendevano forte 5 minuti prima. E se hai poco tempo per giocare, magari un'oretta la sera, quella nevrosi pesa ancora di più, perché ti fa sentire che stai sprecando quel poco tempo che hai a disposizione. Com'è possibile che sto giocando così male, ti chiedi? E più ci pensi e più giochi peggio. Ora però arriva la domanda vera. Cosa succede davvero al nostro cervello e al nostro corpo quando andiamo in tilt? Perché spesso la risposta più semplice è sei nervoso quindi giochi peggio, fine. Però secondo me è molto più complicato di così e soprattutto è molto più interessante. Proviamo a pensarci un attimo. All'inizio della sessione siamo tranquilli, ci muoviamo bene, ascoltiamo meglio i passi, se perdiamo un fight pensiamo vabbè, ci sta. Insomma, rimaniamo lucidi. Poi però, come dicevo prima, arriva quella morte che ti dà particolarmente fastidio, quella che ti sembra ingiusta, quella in cui eri convinto al 100% di vincere il fight. E lì inizia qualcosa di strano. Magari non te ne accorgi subito, ma lentamente inizi a cambiare approccio. Inizi a fare cose che, se ci pensi bene, da lucido non avresti fatto. Inizi a giocare per impulso. Cambia qualcosa anche nel nostro corpo. Le mani si irrigidiscono, stringi di più il controller, ti muovi in modo più nervoso, correggi troppo la mira e lo fai con movimenti più bruschi. Quindi succede una cosa assurda, la stessa identica sensibilità che mezz'ora prima ti sembrava perfetta, improvvisamente ti sembra troppo alta. E qui arriva forse uno degli errori più comuni tra i player di Warzone, ovvero toccare le impostazioni mentre si è in quello stato di nevrosi. Cambi la dead zone, cambi la sensibilità, cerchi impostazioni su YouTube, provi 1000 mosse diverse pensando che il problema sia lì, quando di solito la verità è molto meno complicata. Non sono le impostazioni a non andare più bene, sei cambiato tu in quel momento. E questa cosa è subdola, perché ti convince che il problema sia tutto il resto, il matchmaking, l'aim assist, i server, il gioco. Ma ragazzi, significa semplicemente che siamo umani. E lo so, Warzone è bravissimo a trascinarti in questo meccanismo senza che tu te ne renda nemmeno conto. È un ciclo che si autoalimenta. Ma come si fa ad uscirne davvero mentre stiamo giocando?
Beh, il primo passo è rendersi conto di essere in tilt. Quindi la cosa migliore che possiamo fare spesso non è continuare a giocare per ripristinarci, bisogna rallentare, alzarsi 5 minuti, bere un bicchiere d'acqua, poi tornare ed imporsi di non forzare. Warzone non ti deve nulla, non ti ridà una kill perché ne hai persa una prima. Alla fine ci dimentichiamo solamente per un attimo come giocavamo ad inizio sessione e se riusciamo a riconoscerlo anche solo un po' in anticipo, abbiamo già un vantaggio enorme su tantissimi player. Fatemi sapere nei commenti se vi riconoscete in questa lettura e raccontatemi le vostre soluzioni. Ciao belli!